Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un racconto lungo, intenso e rispettoso su Ali Tergenk, non una notizia dell'ultima ora, ma un ritratto umano che attraversa le sue perdite familiari, la forza con cui ha saputo rialzarsi e il ruolo fondamentale della famiglia accanto a lui. Se apprezzate i contenuti approfonditi e curati, restate con me fino alla fine, iscrivetevi al canale e lasciate un like per sostenermi. Iniziamo. Un artista amatissimo, oltre i ruoli. Per molti di noi, il nome di Ali Tergenk è inseparabile da interpretazioni memorabili che hanno fatto la storia della serialità turca e hanno conquistato il pubblico internazionale. La sua presenza scenica, l'eleganza con cui dosa emozione e misura, la capacità di dare spessore a personaggi più grandi della vita lo hanno reso un punto di riferimento. Tra i titoli che ne hanno consacrato la fama c'è la serie storica che lo ha visto protagonista al fianco di un cast stellare. Un successo che ha attraversato i confini e ha creato una comunità globale di fan. Un percorso segnato anche dal dolore. Dietro le luci della ribalta, però, c'è l'uomo. E la sua storia, come quella di tanti, conosce stagioni luminose e altri momenti in cui il cielo si fa improvvisamente scuro. Anni fa, Halit ha affrontato la scomparsa della madre, Inci Aliye Yucek, venuta a mancare all'età di 73 anni dopo problemi cardiaci. La notizia, all'epoca, colpì profondamente i fan e il mondo dello spettacolo. Fu un addio che costrinse a fermare il set e a trasformare il dolore in silenzio e raccoglimento. Qualche anno prima, un altro lutto aveva scosso il suo universo privato, la scomparsa della nipote Melis, evento ricordato dai media e dai fan come una ferita difficile da nominare, ma impossibile da dimenticare. Sono momenti che non si superano del tutto, si imparano, piuttosto, a portare la famiglia come approdo. In frangenti così, un porto sicuro fa la differenza. Halit ha potuto contare sulla vicinanza della moglie, Berguzar Korel, compagna di vita e di sensibilità. Testimonianze e cronache del tempo raccontano di un sostegno discreto e costante, di quella presenza che non ha bisogno di parole per dire, ci sono. È questo tipo di vicinanza, sobria, affidabile, che aiuta a trasformare il vuoto in nuova forma di energia e a ritrovare il passo quando si torna al lavoro. Dalla perdita alla scena, come il dolore diventa arte. C'è qualcosa di profondamente vero nel modo in cui certi attori sanno trasfigurare ciò che vivono in interpretazione. Non si tratta di esibire la propria vita privata, ma di lasciar filtrare, nei personaggi, le domande che il dolore ha aperto. E così quei silenzi, quell'attenzione ai dettagli, quella pausa un attimo più lunga prima di pronunciare una battuta, diventano il segno di un'umanità acquisita sul campo. Nel corso degli anni, Halit ha continuato a scegliere progetti che richiedono precisione, disciplina e ascolto, qualità che la sofferenza, quando non inaridisce, affina. La scena non come fuga, ma come spazio di verità, dove la fragilità non è debolezza ma strumento di conoscenza. Tra pubblico e riservatezza, un equilibrio difficile. Le figure pubbliche camminano sempre su un filo sottile, da una parte le aspettative dei fan, dall'altra il bisogno legittimo di proteggere ciò che è intimo. Nel raccontare il suo percorso, i media hanno spesso usato parole forti, eppure il tratto distintivo di Halit è rimasto la misura, niente clamori inutili, nessuna spettacolarizzazione del dolore. Anche il pubblico, col tempo, ha imparato a rispettare questo confine, coltivando un affetto che si esprime con gratitudine più che con curiosità invadente. Il ruolo dei compagni di viaggio. Nelle storie di resilienza contano i compagni di viaggio. Non solo i familiari, ma anche colleghi, registi, tecnici. Persone che sanno riconoscere il momento giusto per fare un passo avanti o uno indietro, per chiedere o per lasciare spazio. Ogni set che funziona è una comunità, e in quella comunità, quando un attore porta con sé un lutto, tutto si muove con un'attenzione nuova. Si lavora in punta di piedi, ma senza smettere di lavorare, è così che si torna alla vita. L'eredità affettiva. Le persone che perdiamo continuano ad agire attraverso di noi, nelle scelte, nello sguardo, nel modo in cui trattiamo gli altri. Nelle interviste e nei momenti pubblici, Halit ha spesso dato l'impressione di prendersi cura dell'ambiente intorno a sé, un rispetto che non è formalità, ma memoria viva.
A sua volta, il pubblico ha risposto con una forma particolare di fedeltà, seguire un artista anche quando non sta performando, ma semplicemente vivendo. Un invito alla delicatezza. Raccontare il dolore altrui richiede responsabilità. Per questo, in questo video, non inseguo titoli sensazionalistici né cronache minute di sofferenze private. Mi interessa, invece, mettere al centro la dignità con cui Halit ha attraversato le perdite familiari e l'esempio silenzioso che ne deriva. È possibile stare sotto i riflettori senza perdere il senso delle proporzioni. È possibile continuare ad amare il proprio lavoro senza trasformarlo in un alibi per non sentire. Perché questa storia parla anche di noi. La biografia di un artista diventa specchio quando ci aiuta a capire la nostra. In fondo, tutti, prima o poi, facciamo i conti con un addio. Impariamo a non avere fretta, a cercare aiuto, a restare accanto. E scopriamo che la forza non è non cadere mai, ma sapersi rialzare con rispetto per se stessi e per chi ci è vicino. Prima di salutarci. Se siete arrivati fin qui, grazie. Spero che questo ritratto vi abbia offerto non solo informazioni, ma anche prospettiva. Ricordare date e fatti ha senso se ci aiuta a vedere meglio l'essere umano dietro l'icona. Se vi va, scrivetemi nei commenti. Quale interpretazione di Halit vi ha colpito di più e perché? Che cosa, delle sue scelte di riservatezza, sentite più vicino al vostro modo di vivere? Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivate la campanella per non perdere i prossimi approfondimenti. Qui proviamo a raccontare le storie con cura e verità, senza cedere alla fretta. Grazie di cuore per l'ascolto. A presto, nel prossimo video.